Com'è? Giusto un leggero venticello. Però dai, guarda che figo. Intanto c'è da dire che siamo arrivati in Svezia finalmente, dopo 2 giorni di viaggio. Cosa vuoi fare? Tutto lì? Siamo arrivati in Svezia e la prima città che abbiamo visto è Malmö. Cos'è che ti è piaciuto di più? La chiesa. Chiesa di San Pietro. È tutta nuova, però c'è una piccola parte antica con degli affreschi. Affreschi molto diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati noi, insomma, nelle nostre chiese non li vedi così, è molto fiabeschi, diciamo. Sembrano disegni fatti da bambini. Comunque bella perché è molto verde, molto tranquilla e allo stesso tempo percepisci che è una città vivace. Adesso stanno facendo un festival musicale, quindi c'è la piazza che praticamente è diventato un palcoscenico. Comunque a me è piaciuta molto, soprattutto perché ho iniziato a vedere le svedesi. Devi sempre dire le tue stupidaggini, no? Intanto sono simpatici e gentili comunque tutti quanti. E sono molto appassionati di musica, la cosa mi piace. Bello, e poi anche di parchi sembrano appassionati, c'è l'erbetta tagliata bella cortina, viali alberati, gente che passeggia, gente che corre, e gente che chiama. Mia mamma che si mette ad abbracciare un albero. Qual è fatto? Ah, le cose non ha fatto. Ti è piaciuto dormire qui? Sì, ci siamo fermati in questo posticino molto, molto tranquillo, vicino a Istad. Anche il ristorante era buono. Hotels.com, ecco dov'è che bisogna prenotare. Su Booking non c'è tanta roba. No, infatti abbiamo fatto un po' fatica a trovare. Oggi proveremo a vedere anche su altri. Piccolo appunto sul meteo. Pensavamo di aver raggiunto il massimo l'anno scorso in Inghilterra e qui è ancora peggio. Ogni 5 minuti cambia. Un tempo completamente schizofrenico. Adesso stiamo andando a vedere le pietre runiche. Ma pietre runiche non sono quelle lavorate, tutte disegnate? Sono decorate queste. No. Ah, che fregatura, io pensavo fossero decorate.
Sono sassoni tipo Stone Age. Sono dei sassi buttati là, a caso. Com'è? Giusto un leggero venticello come in Inghilterra. Sto preparando il necessario per l'uscita a Stoccolma. Impermeabile, magliettina in cashmere, maglia da mettere sopra, capelli legati se no svolazzano al vento. E poi niente, siamo finiti in questo appartamentino che è parecchio lontano dal centro di Stoccolma, però sembra che sia ben fornito dai mezzi. Ciao. Qua di là, boh. Allora, una delle cose da vedere, sicuramente il municipio ha un giardino che dà direttamente sull'isoletta di Gamla Stan, quindi fate un saltino. Questi sono i cattivissimi leoni svedesi. Come carino!
una delle cose interessanti da vedere sarebbe il mercato coperto, diciamo, sarebbe perché è in ristrutturazione. E l'hanno spostato in una parte temporanea e lì abbiamo provato lo stesso qualcosina. Questo qua si chiama Sapori di Svezia, ha tutti gli assaggini di spuntini tipici svedesi. E se non la smetti di filmare ti mangio tutto io. Comunque guardate dove stiamo mangiando. Figo! È una città molto aperta. Mi trasmette molta tranquillità, appunto. È una grande città, cioè una capitale, però non si percepisce la frenesia della capitale. Non è una città bellissima, però è vivibile. Si vedrà qualche animale in questo parco degli animali? Come definisci questo parco? È proprio un museo invece, più che un parco di divertimento. Perché in realtà hanno riportato le abitazioni di vari periodi storici, varie zone della Svezia e ti fanno capire come si viveva un tempo, e varie situazioni eccetera. Sì, anch'io vorrei vivere con sopra tutti i fiorellini. Beh, andiamo avanti perché è grandissimo in realtà. Bene, allora questa doveva essere la barca più grande del mondo e infatti il progettista ha cercato di farlo, però ha sbagliato i calcoli, è diventata la barca più pesante del mondo e quindi è affondata al primo colpo di vento. Durante la sua inaugurazione, quindi è stato un mega flop, immaginatevi tutta questa gente che vede partire la nave, tutti gasati perché era la sua prima traversata e dopo 1500 metri o qualcosa del genere è arrivata una raffica di vento che ha fatto inclinare la barca ed è affondata ed è rimasta sommersa per ben 333 anni, quindi è incredibile come sia riuscita a rimanere intatta e perfettamente conservata per tutti quegli anni. Comunque è interessante come museo, c'è soltanto la barca all'interno. Ci sono diversi angoli che spiegano bene anche la vita all'interno delle barche, di come si vestivano, di cosa mangiavano, come si curavano, eccetera. E quindi sì, lo consigliamo, è carino, pieno di gente, però sì, si fa, insomma, è
fattibile, manca un po' l'ossigeno in effetti, mi scappa anche la pipì.